E ciao a tutti ragazzi, bentornati su Cose Cinesi. Nel video di quest'oggi, che non sarà una vera e propria recensione, vi parlo del Kospet Prime 2. Perché non è una recensione? Perché ce l'ho da soli 10 giorni e sono troppo pochi per dirvi veramente come va questo orologio. È un orologio, è un telefono, è un misto tra tutti e due. Insomma, è l'orologio più grande del mondo, con un display da 480x480 pixel, diametro superiore ai 6 cm, fa veramente le veci di uno smartphone. Fa girare tutto il processore MediaTek Helio P22 da 1 GHz e mezzo. A bordo troviamo 4 GB di RAM e ben 64 GB di storage. C'è Android 10, ha il supporto SIM, può fare un sacco di cose e nel video di oggi vedremo quali sono le interfacce, quali sono le capacità di questo Kospet Prime 2, che vi ricordo trovate su Banggood, specialmente oggi in super offerta di lancio a un prezzo imbattibile perché sarà destinato a raggiungere i 200 euro. Quindi bando alle ciance perché c'è un sacco di roba da dire e vediamoci subito questo Kospet Prime 2. E questa è la confezione del Kospet Prime che vi arriva. Dentro ovviamente c'è l'orologio, ma prima di tutto troviamo questo foglio che è dedicato a me, è dedicato a chi lo ha ricevuto in anteprima, quindi a quelli come me, che in pratica ci dice che questo orologio che noi abbiamo in mano, è quello che state per vedere, è una preview, quindi non è la versione definitiva. Quindi se ci sarà qualche cosa che non vi garba o che comunque non è funzionante al 100%, sappiate perché è una unità di test destinata a noi recensori. Quindi nella confezione troviamo ovviamente l'orologio, il cinturino che è largo 26 cm per chi lo volesse sapere. Nel sacchettino degli accessori troviamo la graffetta per togliere la SIM laterale, adesso vi mostro il vano, il cavettino USB per caricarlo. Si tratta di un cavetto magnetico, funziona veramente molto bene, che si attacca praticamente da solo e i contatti non sbagliano mai un colpo, anche se lo appoggiate un po' così alla carlona, l'orologio si ricarica senza problemi. Sotto al coperchio c'è un ulteriore vano sotto la gomma piuma, dentro il quale troviamo un manualino di istruzioni che non è in italiano, è in inglese, però è colorato e ci sono tutte le informazioni utili per mettere in funzione l'orologio, per caricarci la vostra nano SIM, perché funziona con le SIM nano, e insomma le funzionalità generali sono ben spiegate in questo manualetto. Troviamo un vetrino di scorta, uno è già applicato all'orologio, quindi ce n'è un altro di scorta, e infine il biglietto di assistenza di Kospet con i vari recapiti da contattare in caso di problemi. Tanto per farvi capire di cosa stiamo parlando, vi faccio vedere la differenza tra il mio Stratos 2 di Amazfit, che io ho un polso abbastanza piccolino e questo qui insomma si adatta abbastanza. Il Kospet Prime 2 è un orologio per utenti consapevoli che sanno cosa stanno per indossare, perché stiamo parlando appunto di un orologio da oltre 6 cm di diametro. Lo spessore non lo so il dato, ma probabilmente più tendente al 1,5 cm. Questo è quindi il quadrante principale. Vediamo un po' quali sono gli elementi. Sulla sinistra qui troviamo il microfono, il forellino per il microfono. Nella parte inferiore non c'è niente. Da quest'altra parte troviamo due pulsanti e lo slot per la nano SIM che dovete inserire se volete usare una connessione dati. Nella parte superiore, ed è un elemento distintivo di questo orologio, troviamo la camera che, come vedete, è ruotabile di 90 gradi. Questo orologio è dotato di Face Unlock, quindi per sbloccare l'orologio sarà semplicemente da fare una rotazione del polso, la camera ci inquadra il viso e l'orologio sarà sbloccato. A bordo abbiamo quindi Android 10, come detto, e ovviamente ci saranno tutti i nostri account, tutte le nostre informazioni, quindi mai come con questo tipo di dispositivo è buono che abbiano implementato il Face Unlock, lo sblocco con il volto. I pulsanti laterali sono: quello superiore è di accensione e spegnimento del display, che comunque ha un autospegnimento impostabile via insomma dall'impostazione di Android, mentre quello sotto è semplicemente un tasto indietro. Da qualsiasi menu noi ci troviamo possiamo fare indietro e torniamo alla schermata precedente. Il tasto superiore, se tenuto premuto a lungo, ci porta su questo menu, ve lo mostro subito, che vi consente sulle applicazioni di cambiare tra
la forma del display tra quadrata e rotonda. Quindi ci sono certe applicazioni che hanno dei pulsanti che vanno fuori schermo e quindi semplicemente tenendo premuto questo tastino possiamo passare dalla visualizzazione quadrata a quella rotonda per non perdere nessun elemento della grafica che stiamo vedendo. Poi sotto c'è uno spegni, un reboot, per abilitare la modalità di risparmio energetico che, come vedete, non mostra nient'altro che l'ora, la carica della batteria e nient'altro, è tutto bloccato, non si può fare niente. Per uscire dalla modalità risparmio energetico si tiene premuto sempre quel pulsante e si esce dalla modalità di risparmio energetico. Una cosa carina che hanno implementato è che ovviamente qua c'è l'ora, ci sono i passi del giorno, c'è il battito cardiaco rilevato, la temperatura, alcune informazioni, ma in questa watch face di default è presente una rilevazione del tap sull'obiettivo centrale. Vedete, se io premo al centro mi parte la fotocamera che ovviamente riprende quello che stiamo vedendo, insomma quello che vede lei a seconda della posizione in cui si trova. Della fotocamera parliamo dopo, vediamo quali sono le altre impostazioni generali. Dalla schermata principale possiamo fare uno swipe verso sinistra per leggere le ultime notifiche e non ce ne ho, poi torniamo indietro. Andando verso destra abbiamo il menu principale, lo tralasciamo per un secondo, poi nella quarta schermata vedete che sopra mi è arrivata una notifica push, perdonate, vedete che sopra ci sono i segnaposto delle 4 schermate in cui ci si trova, quindi notifiche, schermata orologio, menu e attività, e da qui si può decidere quale attività monitorare. Vedete che a seconda dell'attività che io scelgo cambia anche la fotina che ci sta sotto. Se entriamo nell'attività possiamo definire il numero di giri, il tempo che dobbiamo fare, insomma se la facciamo partire parte la rilevazione cardiaca e rileva tutti i dati relativi a quello che stiamo facendo. Dalla schermata principale, facendo uno swipe in giù, abbiamo un riassunto della batteria che è visibile anche graficamente, vedete questo semicerchio colorato attorno al quadrante. Ci mostra che abbiamo il Bluetooth attivo, che non c'è nessuna SIM dati attiva, che non siamo in modalità aereo, adesso ho messo la modalità aereo, l'orario e la data. Da questa schermata possiamo andare uno step a destra e abbiamo ulteriori scorciatoie. Questa è la luminosità del display da minima. Ci sono 4 step: spegnere e accendere il GPS, wifi acceso o spento, Bluetooth acceso o spento. Questa è la possibilità di accendere il display con la rotazione del polso, quindi possiamo spegnere o meno questa possibilità che il display si attivi ruotando il polso, mentre qui sopra abbiamo la modalità DND, quella non disturbare, che praticamente non ci notifica alcuna notifica di quelle che ci arrivano, quindi l'orologio resta silenzioso. Al centro ci sarebbe la connessione dati per spegnere o meno la connessione dati, l'uso dei dati della SIM, che non è inserita, quindi come vedete non è attiva questa funzionalità. Ulteriore passaggio a destra e abbiamo il Task Manager, insomma quello che pulisce le ultime attività aperte, che svuota un po' la memoria dei 4 GB disponibili. Facendo uno swipe dal basso verso l'alto invece abbiamo 3 schermate. Questo è il riepilogo dei dati del giorno. Come vedete ci sono il numero dei passi, la distanza, le calorie e dei giorni precedenti. Insomma questa qui è la rilevazione standard che l'orologio fa dei nostri movimenti anche quando non stiamo monitorando un'attività specifica. Qui come vedete ci sono 3 grafiche. Tenete sempre conto di guardare i pallini superiori, quindi sul primo abbiamo il riepilogo delle attività del giorno, poi abbiamo il player musicale, ho messo su 3 mp3 per farvi sentire, e questo mi fa venire in mente di girarvi l'orologio e mostrarvi che lo speaker è qui sotto. Qui ci sono i contatti di carica della batteria e qui ovviamente ci sono i sensori di rilevazione del battito cardiaco. Facendo uno swipe a destra possiamo vedere il meteo della località nella quale ci troviamo. Per vedere il meteo e per altre funzionalità che vedremo tra un po', l'orologio deve essere connesso al wifi, perché una caratteristica di questo orologio è che o ha la SIM dati e quindi può consumare quel traffico dati là, oppure deve essere connesso al wifi per poter scaricare ulteriori applicazioni o comunque poter consumare dei dati. Le notifiche invece arrivano via Bluetooth, c'è da fare il pairing con il nostro smartphone e installare l'applicazione dedicata, c'è un QR code da scansionare sulle istruzioni.
e quindi a quel punto possiamo ricevere le notifiche. Ma per poter scaricare dei quadranti, delle watch faces per il meteo e per altre funzionalità dobbiamo essere connessi o al wifi o avere una SIM interna. Per informazioni vi dico che ho usato questi 10 giorni l'orologio e l'ho resettato mezz'ora fa e ho rimesso su solo 3 cose fondamentali. Purtroppo però resettandolo ho perso tutto quello che era lo storico dei passi, delle attività eccetera, insomma quello che aveva registrato, perché facendo il ripristino alle impostazioni di fabbrica come fosse un telefono si perde completamente tutto quanto. L'orologio è dotato di diverse watch faces, possiamo modificarle direttamente dalla home page, vedete, semplicemente tenendo premuto quella principale e poi scegliendo quella che desideriamo. Ce ne sono alcune di più ricche, alcune di meno ricche, alcune di minimal, alcune sono anche animate come questa che vedete ora. Le animazioni non sono altro che praticamente delle GIF animate che ciclano, cioè non c'è un'animazione fluida che continua sempre. Alla fine della sua riproduzione ricomincia, lo possiamo vedere bene su questa che c'è uno scatto alla fine dell'animazione delle bolle. Ovviamente possiamo anche scaricarne di altre come questa che ho scaricato io che mi piace parecchio, oppure quella che uso normalmente che è questa qui molto minimal ma mi piace veramente un sacco. E il fatto di poter scaricare ulteriori watch faces si può fare dall'orologio stesso oppure dall'applicazione, ma appunto come vi dicevo richiede di essere connessi al wifi. Vedete, queste sono tutte faccette aggiuntive che possiamo scaricare ed installare, ma per sfogliare questa galleria dovete essere connessi al vostro wifi. Ed ecco qui la mia nuova watch faces con tutti gli ingranaggi che si muovono. Diamo un'occhiata al menu principale dell'orologio, si raggiunge con lo swipe a destra come detto poco fa, c'è la modalità telefono per fare le telefonate. Attenzione, non è concesso utilizzare il Bluetooth per fare le chiamate, quindi se io adesso provassi a chiamare il 133 ovviamente mi dice che non è possibile, non funziona perché non c'è una SIM dati inserita. Io posso anche comporre un numero e fare la chiamata, ma mi dice rete cellulare non disponibile. Quindi ribadisco che per usare la telefonia serve per forza inserirci una nano SIM. Idem per i contatti, dovete per forza aver inserito una SIM per poterli caricare e leggere, anche se è possibile fare la sincronizzazione via Bluetooth dei contatti del vostro telefono e metterli nell'orologio, ma non ha senso visto che poi non potete chiamarli. Stessa cosa, i brevi messaggi di testo sono gli SMS, potete anche mandarli se c'è su una SIM. Seleziono un numero a caso della rubrica, vedete che ci sono dei messaggi preimpostati, oppure posso scriverci e ne approfitto per mostrarvi quella che è la tastierina. Alla pressione di ogni lettera l'orologio vibra, c'è una vibrazione, un feedback di vibrazione. Non è bellissima, non è come certi smartphone che c'è il colpetto secco senza coda. Il motore qui è un po' lentino, insomma non è delle mie preferite a livello di vibrazioni. Le impostazioni le mostro dopo, vi mostro il Watch Faces Store, è praticamente quello che abbiamo visto prima, è raggiungibile anche dal menu principale. Impostazioni del desktop, abbiamo la modalità di selezione appunto di quelle precaricate. Abbiamo la possibilità di scegliere lo stile del menu. Questo qui è lo stile attuale, quindi in questo semicerchio, oppure c'è una colonnina con tutte le voci del menu, oppure ci sono solo le icone senza nome, oppure questa qui che riprende un po' lo stile Apple. Come vedete però non è proprio facilissimo capire di cosa stiamo parlando. Per cambiare il menu, tra l'altro, è possibile anche tenendo premuto quando si è nel menu e scegliere il tipo di scorrimento che preferiamo. Io tengo il default che trovo essere quello più facile da capire e da utilizzare. E infine abbiamo su impostazioni desktop abbiamo stili di cambio e sono le animazioni tra una videata e l'altra. Vedete? Possiamo scegliere, come nel classico telefono Android, possiamo scegliere l'animazione di cambio tra una schermata e l'altra. C'è il Play Store, io sono loggato con una email, quindi ovviamente possiamo caricare e installare tutte le nostre applicazioni. Come vedete in questo caso parte della videata sta fuori, quindi come fare? Tengo premuto il tastino in alto, cambio la modalità di visualizzazione e come vedete passo alla modalità rettangolare che mi mostra tutta la schermata. Comunque torno alla modalità circolare che è quella che uso di default. Facciamo indietro.
Andando su Google troviamo l'interfaccia principale come aprissimo il browser sul telefono, anzi l'applicazione Google che ci mostra le ultime notizie in base ai nostri interessi e possiamo ovviamente sceglierne di ulteriori oppure effettuare una ricerca. Maps, c'è Google Maps già installato di default con la sua bellissima geolocalizzazione. Possiamo far andare il navigatore. Per mostrarvela completa la metto in modalità quadrata, faccio cerca qui, scrivo Padova e faccio avvia. Procedi in direzione sud su via Don Giovanni Bosco, poi svolta a sinistra per rimanere su via Don Giovanni Bosco. E sentite che anche il navigatore funziona alla stragrande, un navigatore al polso, veramente molto comodo. Play Film, abbiamo i film associati al nostro account o che abbiamo acquistato oppure possiamo acquistarne di nuovi. Gmail, c'è il client Gmail classico e quindi possiamo tranquillamente scrivere e leggere le nostre email senza nessun problema. Ovviamente come al solito possiamo passare dalla modalità quadrata a quella rotonda a seconda di quello che dobbiamo fare, è veramente molto comodo e rapido questo tipo di passaggio. Chrome è il classico browser, possiamo navigare su Google, vediamo come si apre Amazon, la pagina di Amazon, accetto i cookies e come vedete la navigazione è veramente fluida. Devo dire che una cosa che mi ha stupito di questo orologio è che il processore fa girare tutto alla stragrande, non c'è nessun problema, non c'è nessun impuntamento, anche guardate semplicemente il menu come è fluido, come naviga bene tra le voci, veramente è ben ottimizzato nonostante sia un'unità di anteprima, diciamo così, è veramente ben ottimizzato. C'è il monitoraggio della frequenza cardiaca, ovviamente attraverso il sensore posto sul retro. 77 battiti, possiamo fare di nuovo il check oppure uscire da questa misurazione. Sotto il monitoraggio della frequenza troviamo il riconoscimento facciale, qui possiamo abilitare il riconoscimento facciale. Per farlo, se io adesso switchassi quell'interruttore, prima dovrei mettere un pattern di sicurezza, quindi quello con i 9 punti con le lineette da tirare, e poi associare, fare una foto alla mia faccia, ovviamente prima girando la camera, girare la camera e farmi una foto e quindi il telefono riconoscerà la mia faccia ogni qualvolta si attiverà il display. Se riconosce la mia faccia mi farà accedere alle informazioni presenti nel dispositivo oppure no. Movimento è praticamente, sono le attività che abbiamo visto all'inizio però attraverso una grafica differente. Non ho capito perché abbiano fatto due stili diversi per fare le stesse cose. Comunque possiamo accederci dal menu rapido all'inizio facendo swipe verso destra oppure proprio dal menu principale. Vedete, uno degli errori sulle traduzioni è che alcune voci hanno la minuscola e altre hanno la maiuscola, comunque penso siano cose che sistemeranno. C'è il meteo, come abbiamo già visto anche questo è raggiungibile più facilmente attraverso lo swipe dalla pagina principale. Poi veniamo alla fotocamera ed eccola qui la fotocamera che vedete si gira. Devo dire che gli scatti non sono male, viene dichiarato che il sensore è il medesimo di un modello di OnePlus. Le foto che scatta, vi dico la risoluzione, scatta foto a 2448 x 3264 e ogni foto pesa circa 2 o 3 mega. Possiamo ovviamente fare anche video, il video è in Full HD. Nella sole, in là, in qua, più su, più giù. Una particolarità, le foto e video sono verticali. Vi faccio vedere la galleria. Come vedete, quello che io ho registrato è tutto in verticale. Sia le foto che i video sono tutti in verticale. Nel complesso devo dire che la telecamerina qui mi ha anche stupito, pensavo molto peggio. Ha tutte le impostazioni della classica applicazione Mediatek dei telefoni e degli smartphone Mediatek, quindi il bilanciamento del bianco, esposizioni eccetera. Da qui si fa il cambio tra foto e video. E una cosa importante da dirvi è che la telecamera è fatta per essere giusta quando inquadra il volto di chi ha l'orologio al polso. Come vedete io la vedo dritta, nel momento in cui io rovescio la telecamera vedete che mi mostra la mano
inquadrata sottosopra. Se io volessi fare una foto all'orizzonte devo per forza pushare questo pulsantino e allora mi mostrerà la mia mano nel senso corretto. Se adesso giro la telecamera verso il mio viso, vedete che mi mostra sottosopra, quindi c'è da fare questa operazione quando vogliamo inquadrare qualcuno che ci sta di fronte o comunque fare una foto fuori che non siamo noi, oppure se siamo noi dobbiamo appunto girarci l'inquadratura premendo sul display. Possiamo accedere anche alla gallery, come vi ho mostrato prima, foto e video sono presenti anche qui. Poi per scaricarli sul telefono basta connettersi con il cavetto, quando il cavetto è attaccato al telefono dietro quindi si ricarica. Possiamo accedere tranquillamente attraverso il nostro computer, si vede un'unità come fosse un disco esterno e possiamo vedere tutto quello che c'è presente dentro al nostro telefono. C'è integrato, ho saltato musica, c'è anche un riproduttore musicale che è differente da quello che abbiamo visto prima. Dal quale possiamo fare impostare una ripetizione o il random. Abbiamo il volume, quindi ottimo per chi fa running, si può portarci via un paio di cuffiettine e ascoltarsi la musica, o addirittura installare Spotify e fare tutto come fosse con il telefono appresso. In questa applicazione qui, differentemente dall'altra, ci sono anche alcune informazioni sulla traccia MP3 che stiamo riproducendo. C'è il registratore di suono, bla bla bla, sto registrando del suono e posso riprodurlo. Bla bla bla, sto registrando del suono. C'è un file manager per sfogliare tutto l'orologio, tutta la memoria dell'orologio. Vedete, ci dice che abbiamo 64 giga di spazio, ne sono usati 13,44 e ce ne sono 50 di disponibili, veramente tanta roba al polso. Come vedete continuano ad arrivarmi le notifiche, vi mostro che per ogni notifica posso eliminarla, oppure anche alcune notifiche hanno anche un menu per aprirle e poter interagire. C'è la calcolatrice, ovviamente, niente di che, insomma la classica calcolatrice di Android. Facendo uno swipe verso sinistra si fa indietro, piuttosto che premere il pulsante qui sotto possiamo fare uno swipe in questo senso e si torna all'applicazione precedente. Questa applicazione qui non è neanche stata tradotta, vedete, si tratta di un cronometro che ci consente anche di fare i giri, quindi prendere i parziali. C'è il calendario che è abbastanza basico, non si può fare assolutamente niente, non è il calendario di Google, quindi però possiamo ovviamente scaricarci il calendario Google o qualsiasi altro calendario del Play Store. C'è la possibilità di impostare un allarme. Su Optimization ci sono alcune cose, possiamo attivare il salvataggio della batteria, quindi una funzionalità che consente di risparmiare energia, di mettere un blocco schermo, che è quello che viene fatto mettere obbligatoriamente quando si attiva lo sblocco con il volto. Poi abbiamo la possibilità di ottimizzare le applicazioni di terze parti. L'orologio può funzionare in modalità normale o ad alte prestazioni, quindi in teoria dà priorità alle applicazioni e cerca di essere veloce appunto nell'eseguirle. E poi possiamo frizzare alcune applicazioni che non ci interessa, che magari girino in background. Browser è il browser stock di default, quello vecchio come il cucco che abbiamo visto nelle prime versioni di Android, nonostante questo sia comunque Android 10. C'è un market delle applicazioni attraverso il quale possiamo scaricare WhatsApp e Facebook, però suppongo siano da un server cinese, non dal server, insomma, non sono dal Play Store. Su assistente possiamo collegare il nostro telefono, in pratica dopo che abbiamo connesso il Bluetooth all'orologio, dobbiamo avviare l'applicazione che abbiamo scaricato sul telefono e scansionare questo QR code. Possiamo attivare lo scatto remoto, qui c'è il player musicale, un ennesimo player musicale, e Find My Device vi fa suonare il telefono nel caso lo abbiate perso. Andiamo alle impostazioni generali del telefono e qui c'è tanta roba. Abbiamo la connettività rete e internet, qui possiamo definire e collegarci alle reti wifi, vedere quanti dati sono passati, attivare o meno l'hotspot se c'è una SIM inserita e mettere la modalità aereo, ma questa cosa si può fare anche dalle scorciatoie che abbiamo visto all'inizio.
Qui c'è la possibilità di connetterci ad ulteriori dispositivi attraverso il Bluetooth. Questa è la gestione delle app classica di tutti i telefoni del sistema operativo Android, anzi più che dei telefoni. Ci sono le app predefinite per fare le cose, insomma se avete un Android qui si può fare tutta quella cosa, gestire anche una cosa importante, le autorizzazioni delle varie applicazioni, quindi possiamo bloccarne qualcuna, oppure se non vogliamo che qualcuno possa accedere al GPS o alle notifiche, qui possiamo fare tutto quello che vogliamo. Batteria ci dà alcune informazioni sulla batteria e qui vi posso dire che con Bluetooth e Wi-Fi attivo ho fatto 1 giorno e mezzo non spegnendolo la notte, quindi devo dire che tutto sommato non è affatto male. Mi sono dimenticato all'inizio di citarvi appunto della batteria, che è una 1600 mAh, quindi una batteria veramente enorme su questo orologio. Ovviamente attivando il risparmio energetico, che possiamo anche pianificare di attivare il risparmio energetico, per esempio se andiamo a letto alle 11 possiamo fare in modo che ogni sera alle 11 si attivi il risparmio energetico in modo da restare acceso l'orologio, poter continuare a ricevere eventualmente chiamate se c'è una SIM dentro, però da bloccare le varie connessioni in modo da non consumare inutilmente la batteria di notte mentre stiamo dormendo. Qui c'è un grafico, le solite informazioni di Android che ci mostra il consumo della batteria, ci consente di abilitare o meno il battery manager. Insomma, sono tutte cose che abbiamo già visto sui vari telefoni Android. Sul display abbiamo la gestione della luminosità, che possiamo fare anche dalle scorciatoie come visto in precedenza. Possiamo attivare la modalità notturna, che praticamente fa diventare tutto su una tinta giallina che va a consumare meno batteria e disturba meno gli occhi se dovessimo guardare il display di sera. Ovviamente possiamo anche attivare una pianificazione anche per questo, in modo che ne so, andiamo a letto alle 11, possiamo fare in modo che a mezzanotte parta in automatico questa modalità notturna. Possiamo anche abilitare il tema scuro, quindi le applicazioni o comunque le interfacce che sono disponibili anche in nero saranno switchate nella modalità nera. Possiamo anche definire dopo quanto tempo si spenga il display. Io l'avevo in precedenza messo a 5 minuti per fare questo video. Possiamo disattivare o attivare la possibilità che il display si accenda con la rotazione del polso e spegnere o accendere il fatto che il display si accenda ogni qualvolta che ci arriva una notifica. Su audio possiamo definire i volumi, la vibrazione, vibra in modalità silenziosa, scegliere la suoneria. Sono quelle classiche di Android, non c'è nessuna customizzazione in questo senso. La suoneria della notifica predefinita, attivare i toni del tastierino numerico quando andiamo a comporre un numero e attivare o disattivare completamente i suoni, e in questo caso praticamente corrisponde al non disturbare che abbiamo visto all'inizio. Su spazio di archiviazione ci dice quanta memoria abbiamo utilizzato per applicazioni, foto, video, in base alle diverse categorie di file che insomma vanno a impegnare dello spazio sul dispositivo. Geolocalizzazione ci dice quali sono le applicazioni che vanno ad utilizzare il GPS, che ovviamente possiamo anche spegnere o disabilitare per le varie app come abbiamo visto prima. Su Google c'è la possibilità di loggarsi all'account Google, ovviamente cosa fondamentale se vogliamo utilizzare Gmail e tutte le funzionalità, oltre che per poter aggiornare quelle che sono le app di default inserite, quindi è veramente consigliato inserire un account Google. Ovvio che questo account è quello che avete sul vostro smartphone o sul vostro computer, quindi qualsiasi modifica che andate a fare nel vostro account Google sull'orologio la andate a fare anche sul vostro account sul computer, insomma sempre quella è la destinazione. Sul sistema possiamo definire le lingue, ci sono tutte le lingue classiche di Android, il fuso orario, e ovviamente possiamo anche fare un reset di sistema, cosa che è consigliata ogni qualvolta si fa un aggiornamento del software. Da quando ce l'ho in questi 2 giorni ho avuto 2 update del firmware, in pratica si scarica l'aggiornamento e si fa la procedura e in circa 10 minuti si va ad aggiornare il firmware. Onestamente non ho trovato nulla di estetico, di differente sull'orologio dopo gli aggiornamenti, presumo sia qualcosa più sotto al cofano piuttosto che di estetico. Le informazioni, vedete qui ci dice se c'è aggiornamento oppure no, l'ho fatto un paio di giorni fa, infatti adesso mi dice che il sistema è aggiornato. Non c'è nessuna SIM inserita e questa qui è la versione attuale. Posso anche diventare uno sviluppatore
facendo un po' di tap su questo numero di versione. Ve la avvicino così la potete vedere. Come potete vedere c'è Android 10 e le patch di sicurezza sono del 5 aprile di 2020. Sì, e con questo ho detto tutto anche di questo sottomenu impostazioni. E che dirvi di questo super orologio? Lo sto usando, devo dirvi che dopo i primi giorni, cioè appena messo la prima volta, mi sembrava di avere un piatto da portata al polso. Insomma, bisogna sapere cosa si sta comprando quando si guarda questo. Però credo che per certi utenti possa essere molto comodo, specialmente inserendo una SIM, avere un telefono al polso invece di portarsi dietro lo smartphone. Oltretutto la batteria onestamente pensavo molto peggio, in realtà non mi ha mai lasciato a piedi, ci faccio tranquillamente più di un giorno come vi ho detto. Non vi ho anche detto che qui sotto c'è del carbonio, la parte inferiore è di carbonio, è fatto in ceramica e carbonio, quindi è anche costruito bene questo Prime 2. Il discorso della camerina, c'è una cosa da dire sul fatto dello sblocco con il polso. Come potete vedere, quando ce l'avete al polso e se avete attivo lo sblocco con il volto, io faccio fatica, quando l'avete al polso, per inquadrarvi il polso dovete fare una rotazione abbastanza esagerata, fuori di quella che è la normalità del polso, perché la camera riesca a vedervi il viso. Sarebbe stato carino che questa camera si potesse piegare di qualche grado un po' di più verso il su, quindi non solo di 90 gradi ma magari un 100 gradi, in modo che quando siamo in questa posizione, che è quella normale che teniamo il polso quando guardiamo l'orologio, che non è ovviamente perpendicolare al nostro volto, ci avrebbe evitato di dover torcere oltre misura il polso per farci vedere il viso dalla camera. Speriamo magari nei prossimi aggiornamenti facciano in modo, essendo questa un'unità di test, magari facciano in modo che la camera si pieghi un po' di più. E insomma, ho chiacchierato veramente un sacco per parlarvi di questo Prime 2, vi lascio il link sotto in descrizione per approfondire quali sono tutte le caratteristiche. Ha un sacco di bande, praticamente con questo telefono, orologio, come chiamatelo come volete, insomma si fa un po' tutto quello che si fa con lo smartphone, perché le dimensioni sono esagerate se vogliamo, dall'altra parte ci consente di poter operare con disinvoltura, anche scrivere messaggi non diventa più complicato nella tastiera a schermo di questo Cospet Prime 2. Riapprofitto per farvi vedere la differenza. Insomma, se siete utenti consapevoli, credo che potrebbe essere una buona soluzione per un certo tipo di utenza questo Prime 2. Sotto in descrizione c'è il link a Banggood. Vi ricordo che oggi, quando vedrete questo video, che è il giorno 12, sarà disponibile a un prezzo esageratamente basso, perché poi salirà di 40-50 euro più o meno. Quindi se volete, se siete interessati a prenderlo, fatelo oggi, perché poi il prezzo sarà destinato a salire. Se siete arrivati a questo punto lasciatemi un mi piace, perché adesso devo andare a farmi una flebo, ho perso la voce, ho la gola arsa. Schiacciate mi piace, iscrivetevi al canale, fatemi le domande che volete finché ce l'ho, lo posseggo, posso dirvi tutto quello che vi serve sapere su questo Cospet Prime 2. Vi ricordo il link in descrizione, iscrivetevi al canale YouTube se vi piacciono questo tipo di contenuti, iscrivetevi anche al canale Telegram delle offerte linkato in descrizione, nel quale usciranno ulteriori coupon anche probabilmente per questo Cospet Prime 2 nei prossimi giorni. Insomma, le solite cose per darmi una mano con il canale YouTube. Vi ringrazio tanto per la visione e ci vediamo con il prossimo video. Ciao a tutti!